Tanto tempo fa, nel secondo giorno della creazione, Dio separò il cielo dalla terra e in quello stesso istante creò gli angeli. Miriadi di esseri celesti, splendenti come il sole, presero posto nei cieli eterni accanto al loro creatore. Tra loro c'erano gli arcangeli Michele e Gabriele, possenti e leali. Ma vi era anche un altro, Lucifero. Lucifero era il più bello tra gli angeli. Rivestito di luce, forgiato con armonia perfetta, la sua presenza dominava l'etere, ma proprio per questa perfezione nacque in lui qualcosa di oscuro, la superbia. Iniziò a desiderare ciò che non gli era mai appartenuto, il trono stesso di Dio. Nel silenzio dei cieli, Lucifero tramò, creò un esercito, con menzogne e promesse, corrompé un terzo degli angeli. Le loro ali si annerirono, i loro sguardi si fecero taglienti. Alcuni presero forme alate e mostruose, con ali da drago, corna, artigli. Era l'inizio della prima guerra. Michele, il condottiero della milizia celeste, radunò gli angeli fedeli. Portava con sé la spada fiammeggiante. Il cielo si oscurò. Un lampo squarciò le nuvole eterne. E poi il caos. I due eserciti si scontrarono sopra l'abisso. Il mondo tremò. Le stelle caddero. Urla di angeli e grida demoniache si mescolarono nel firmamento. Lucifero assunse la forma di un drago d'ombra, avvolto da fiamme nere. Michele discese come un fuoco puro, fendendo il cielo con la sua spada. I due si affrontarono nello scontro più potente dell'universo. Lucifero scagliò fuoco e maledizioni. Michele rispondeva con verità e giustizia. Il cielo stesso sembrava piangere lacrime di luce. Alla fine, la spada di Michele trafisse il petto del drago. Un urlo cosmico risuonò e Lucifero fu scagliato nel vuoto. Cadde per giorni, per eoni. Insieme a lui, i suoi seguaci. Angeli un tempo gloriosi, ora deformi e condannati, furono gettati nelle viscere dell'abisso. Lucifero non era più la stella del mattino, era diventato Satana e giurò vendetta. Per distruggere Dio si rivolse alla sua più grande creazione, l'uomo. Sotto forma di serpente, Satana strisciò nel giardino dell'Eden. Lì trovò Eva, lì piantò il dubbio e colse la vittoria più subdola, il peccato originale. Adamo ed Eva furono espulsi e Satana, pur sconfitto nei cieli, dichiarò guerra sulla terra, una guerra che continua ancora oggi.